Ciao ragazzi, oggi parliamo di André Charette, atleta meno noto ma non per questo meno spettacolare di altri più titolati campioni, il cui unico limite è stato forse il fatto di essersi trovato a gareggiare in una delle epoche più competitive della storia del bodybuilding, i leggendari anni 90. Piccolo di statura, solo 1,62 m, ma dotato di un fisico elegante e completo, che presentava con maestria sul palco, l'atleta canadese si inserisce a pieno titolo fra i migliori giant killer di sempre. Atleti di statura modesta ma ben proporzionati, simmetrici, muscolosi e cesellati a dovere, in grado di rivaleggiare sul palco contro avversari molto più imponenti e voluminosi di loro. Una tradizione che vanta campioni del calibro di Danny Padilla, Mohamed Maccawi, Lee Priest e perché no, i nostri grandissimi Renato Bertagna e Flavio Baccianini. Campione del mondo fra i dilettanti nella categoria pesi leggeri nel 1992, il suo percorso tra i professionisti IFBB si è rivelato piuttosto complicato. Forse gli è mancata un po' quella condizione granitica che negli anni 90, con l'ascesa di Dorian Yates ai vertici del bodybuilding mondiale, divenne un requisito necessario per emergere ai massimi livelli professionistici. Comunque, la figura portata sul palco da André era davvero impressionante e ispira ancora oggi. Non è un caso se, dopo un lungo periodo di oblio, durante il quale è stato un po' dimenticato, in tempi recenti lo abbiamo riscoperto grazie ad una clip diventata virale sul web, che ha fatto apprezzare alle nuove generazioni l'estetica del suo sviluppo fisico classico, statuario. Evidentemente poco incline alle dinamiche dei social, dopo il 2012, con l'abbandono della carriera agonistica, di André si sono perse le tracce. È con piacere che oggi ne celebriamo la carriera sportiva, ricordandolo per lo splendido atleta che è stato, un ottimo interprete della cultura fisica classica, penalizzato agonisticamente dall'essersi trovato a gareggiare nell'era dei mass monster, ma la cui immagine atletica cristallina ha ancora tanti ammiratori fra gli appassionati del settore. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! André Charette nasce in Canada nel 1968. Sportivo sin da giovanissimo, ancora adolescente trova nel bodybuilding un modo per esprimere il suo talento atletico e la sua personalità artistica. Dotato di una buona genetica per lo sviluppo muscolare, il suo fisico reagisce bene allo stimolo dell'allenamento con i pesi e André cresce rapidamente, tanto che nel 1984, a soli 16 anni, conquista il titolo di campione canadese juniores nei pesi leggeri. Un inizio entusiasmante che lo motiva a continuare la carriera agonistica che si rivelerà rapida e inarrestabile. A 19 anni, nel 1987, con un fisico notevolmente maturato, diventa campione canadese dei pesi leggeri. 2 anni dopo, ripresentatosi sul palco dei campionati canadesi, sarà terzo fra i pesi leggeri in una line-up che nel frattempo è diventata molto più competitiva. Ma André non si lascia scoraggiare dai contrattempi, consapevole del suo potenziale, ritorna in palestra con entusiasmo e caparbietà. Ha un chiaro obiettivo in mente, migliorare concretamente il suo fisico per affermarsi nelle massime gare internazionali, un traguardo che sente essere alla sua portata. I risultati del suo impegno non tardano ad arrivare. Il suo sogno viene coronato nel 1992, quando presentatosi ai campionati mondiali IFBB dilettanti tenutisi a Graz in Austria nella città natale di Arnold Schwarzenegger, si aggiudica sia il titolo di campione mondiale dei pesi leggeri che il premio Ben Weider per l'atleta più migliorato dell'anno e conquista la Procard IFBB. Diventato atleta professionista, André, consapevole che un peso leggero non può competere fra i pro, si prende alcuni anni per sviluppare un maggior volume muscolare e maturare il suo sviluppo fisico. Debutta sul circuito professionale nel 1995 al Canada Pro Cup, gara storica che vede il 31enne Ronnie Coleman conquistare la sua prima vittoria in una competizione professionistica, dopo parecchi anni di gavetta. Su un palco dominato da colossi, il piccolo André, pur presentandosi con un peso intorno agli 80 kg, di muscoli definiti e cesellati alla perfezione, deve accontentarsi della 13ª posizione. Comunque non si perde d'animo, è la sua prima gara da professionista e deve ancora fare esperienza. Dopo un anno di intensa preparazione, torna sul palco nel 1996, prendendo parte all'Ironman Pro Invitational. André è in gran forma, voluminoso, simmetrico, definito, cesellato e posa con maestria, ma gli manca la condizione granitica necessaria per competere su quel palco affollato di mostri sacri. La gara andrà ad uno splendido flex wheeler, seguito dal monumentale Paul Dillett e da Sean Ray. Ancora una volta André deve accontentarsi della 13ª piazza. Il bodybuilding degli anni 90 è ormai dominato dai giganti. André capisce ben presto che non c'è spazio per lui nella terra dei mass monster e decide di chiudere la carriera fra i pro.
Comunque il suo spirito competitivo è tutt'altro che sopito. Il fuoco della passione arde ancora nel suo cuore e così decide di ricominciare a gareggiare con i migliori atleti del mondo fra i dilettanti, dove le categorie di peso permettono agli atleti di confrontarsi con i propri simili. Con un peso di gara tornato sotto i 70 kg si ripropone sul palco al campionato mondiale IFBB dilettanti del 1999, classificandosi 12° in una line-up molto competitiva. Seguirà un lungo periodo di allontanamento dalle competizioni, anni durante i quali, pur senza essersi ritirato ufficialmente dal mondo agonistico, fa perdere le sue tracce. Fino al 2012, quando, 20 anni dopo la sua vittoria del campionato mondiale, a 44 anni di età, con un comeback che ricorda il ritorno dello Jedi, André decide inaspettatamente di tornare a calcare il palco di gara, prendendo parte ancora una volta al campionato mondiale dilettanti IFBB. Il risultato di gara sarà deludente. André terminerà la competizione classificandosi nelle retrovie, ma il suo aspetto giovanile, l'ottima forma presentata e il seguirlo durante gli intensi allenamenti svolti durante la preparazione nelle ultime settimane prima della gara ci hanno regalato un'altra prospettiva del talento e della determinazione di questo ottimo piccolo grande atleta. È il canto del cigno per André, che dopo una carriera agonistica durata quasi 30 anni, tornerà nel suo mondo appartato, lontano dalle luci della ribalta, dalle dinamiche dei social media, facendo nuovamente perdere le tracce di sé, ma lasciando comunque ai posteri il ricordo di un campione, un atleta e un modello di sviluppo fisico che ispira ancora oggi. Riassumendo, André Charette è stato un grande talento degli anni 90, un giant killer in qualche modo erede di Danny Padilla e Mohamed Makkawi. Campione del mondo dei pesi leggeri nel 1992, dopo aver raggiunto i vertici del bodybuilding dilettantistico, André si è cimentato in alcune gare sul circuito professionale IFBB. Lo abbiamo visto a confronto con i migliori atleti professionisti dell'epoca, da Ronnie Coleman a Gunther Schlierkamp, da Flex Wheeler a Paul Dillett. Trovarsi a gareggiare nell'era dei mass monster non lo ha certo aiutato dal punto di vista agonistico. In ogni caso il suo contributo allo sport ha superato le barriere del tempo. Il suo sviluppo fisico classico estetico viene riproposto ancora oggi a ricordare i valori ancestrali della cultura fisica, un modello che ispira tuttora tanti appassionati del settore. La sua storia sottolinea la dura realtà del mondo del bodybuilding, con i suoi trend estetici in continua evoluzione, e l'importanza di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, di avere degli sponsor e, a quei tempi, l'attenzione delle riviste specializzate. Chissà che risultati agonistici avrebbe potuto ottenere gareggiando negli anni 70-80, oppure nella categoria Classic Physique o nella 212 di oggi. Noi lo ringraziamo per averci fatto sognare con le sue performance sui palchi di gara e, avendone perso le tracce, gli auguriamo, dovunque egli sia, salute e serenità. Ciao, alla prossima!